Vuoi scoprire com'è facile decorare la casa in perfetto stile natalizio, in modo facile, veloce ed economico? Allora sei nel video giusto! Per questo progetto avremo bisogno di fogli di carta, che può essere da regalo, un vecchio spartito o una pagina di un libro, spiedini di legno, matita, riga, taglierino, punteruolo, carta forno, porcellana fredda, colore acrilico, formina tonda. Iniziamo a realizzare le basi. Dopo aver protetto il piano da lavoro e idratato la porcellana fredda con crema per mani, diamo un tocco di colore con dell'acrilico marrone. Compattiamo l'impasto e lasciamo uno spessore di circa 1 centimetro. E rifiniamo i bordi. Io ne ho realizzati 3. Prima di lasciarli indurire ed essiccare, pratico un piccolo forellino al centro. Mettiamoli da parte. Prendiamo un pezzo di carta, in questo caso la pagina di un libro. Elimino le parti bianche e traccio un triangolo la cui base è la metà della sua altezza. Piego a fisarmonica e taglio. Con il punteruolo al centro pratico un foro . E con molta delicatezza inserisco il bastoncino. Ripeto la stessa operazione anche per gli altri pezzi di carta. Consiglio: per evitare che la punta nel corso del tempo possa deformarsi, spostarsi, eccetera, è sufficiente bloccare il tutto con un goccio di colla. La classica Vinavil andrà benissimo. Questo è quello che ho ottenuto. Prima che le basi siano completamente indurite, con un po' di colla inserisco i bastoncini nel foro praticato in precedenza. Se il video ti piace, regalami un like e ricordati di iscriverti al mio canale. Ed ecco fatto! Belli, vero? Semplice e di grande effetto. Taglia biscotti, porcellana fredda, sagoma di una pallina di Natale, taglierino, cordoncino di juta, colori acrilici, pennello,
vernice trasparente protettiva. Come per il progetto precedente, proteggiamo il nostro piano da lavoro, idratiamo la porcellana fredda con crema per mani e stendiamo una sfoglia di circa mezzo centimetro. Con la sagoma e il taglierino ritagliamo le nostre palline di Natale. E rifiniamo i bordi. Io ne ho realizzate 5. Con le formine pratico un foro al centro. Questo è un bellissimo progetto da realizzare con i propri bambini. Si divertiranno un mondo a farlo. Con un pezzo di cannuccia realizzo il foro. Nella info box troverete la lista dei materiali e i link utili. Facciamo asciugare. Consiglio: durante le prime ore di essiccatura, probabilmente, come è capitato a me, i pezzi tenderanno a deformarsi, quindi sarà sufficiente girarli al contrario e premere un po'. Realizziamo il bastone, quindi facciamo un cilindro irregolare e movimentiamolo un po' e diamo una leggera forma ondulata. Se ne avete la possibilità, potete utilizzare un bastone di legno invece di riprodurlo in porcellana fredda. E anche in questo caso facciamo asciugare. Quando i nostri pezzi saranno pronti, decoriamo con l'acrilico. Io li ho lasciati in bianco, colorando soltanto lo spessore, oro per l'esterno e rosso e oro per l'interno. Mi raccomando però, proteggete sempre la porcellana fredda con vernice trasparente. Io ho dimenticato di registrare questa fase del lavoro. È arrivato il momento di comporre il tutto. Con un filo di juta appendiamo le nostre palline al bastoncino. Ed ecco fatto, un perfetto fuori porta facile da realizzare. Bello, vero? Tu cosa ne pensi? Fammelo sapere nei commenti. Palline di Natale stampate, filo di juta, colla, forbici. Con la forbice ritagliamo le nostre sagome. Giù in descrizione troverete il link per scaricare questo file in modo gratuito. Pieghiamo a metà. Con un po' di colla uniamo le metà tra loro. Prima di incollare l'ultima parte, facciamo un cappio con il filo di juta
e blocchiamolo con un po' di colla. Chiudiamo il tutto e la nostra sfera di carta è pronta. Volendo possiamo farle a forma di goccia o una stella, un albero di Natale. L'importante è che l'immagine sia perfettamente speculare. Ed ecco fatto, pronte per essere appese. Se il video ti piace regalami un like e ricordati di iscriverti al mio canale. Per questo progetto avremo bisogno soltanto di un vecchio libro dalla copertina rigida alla quale vogliamo dare nuova vita. Apriamolo a metà e contiamo 50 pagine a destra e 50 pagine a sinistra. Questa sarà la sezione che andremo a lavorare. È più facile farlo che spiegarlo. Prendiamo l'angolo superiore di destra e portiamolo al centro. Marchiamo bene la piega e portiamo nuovamente al centro la diagonale che si è formata. E ripieghiamo all'interno il triangolo che si è formato in basso. E procediamo in questo modo per tutte le pagine a destra. La stessa cosa la faremo anche con le pagine di sinistra, invertendo il senso di piega. Quindi prendiamo l'angolo in alto a sinistra, riportiamo al centro, marchiamo la piega e portiamo nuovamente al centro la diagonale che si è formata. Marchiamo la piega e nascondiamo il triangolo in basso all'interno e procediamo in questo modo per tutte le restanti pagine. Questo è un tipo di lavoro che va fatto ascoltando la musica in totale relax. Arrivati ad un certo punto sarà difficile riuscire a ripiegare le pagine verso l'interno, quindi può essere utile piegare il libro a metà, allargare bene le pagine e con pazienza inserire all'interno. Ed ecco fatto. Volendo, per uno stile molto minimal, possiamo anche lasciarlo in questo modo. Altrimenti decoriamo con una piccola stella, quindi 2 sagome incollate su un bastoncino per spiedini, e incastriamola nel dorso del libro. E disegniamo qualche pallina di Natale qua e là. Questo è il risultato finale. Molto elegante. Visto come è stato facile realizzare queste decorazioni? A te qual è piaciuta di più? Fammelo sapere nei commenti.
Ricordati di lasciare un like se il video ti è piaciuto e iscriverti al canale attivando la campanella per non perdere nessuna pubblicazione futura. Un grosso bacio e ciao ciao!